Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super contento di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, devo ammetterlo, mi ha lasciato un po' a bocca aperta. Avete presente Sandokan, il mitico pirata della Malesia? Quello interpretato magistralmente da Burak Özçivit nel remake che sta andando in onda? Beh, preparatevi perché oggi vi racconto di un incidente piuttosto shock che ha visto coinvolto proprio l'attore turco sul set. Sì, avete capito bene. Un incidente che ha portato ad un vero e proprio KO. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun video e lasciate un bel like se l'argomento vi interessa. E ora, bando alle ciance, entriamo nel vivo della questione. Come sapete, Sandokan è una serie che richiede un sacco di scene d'azione, combattimenti spettacolari e coreografie complesse. Burak Özçivit, che è un attore molto preparato e che si è dedicato a anima e corpo al ruolo, si è allenato duramente per essere all'altezza delle aspettative. Spada, sciarpa rossa, agilità nei movimenti, insomma, un vero Sandokan. Ma anche con tutta la preparazione del mondo, gli incidenti sul set possono capitare, e purtroppo, è quello che è successo. Stando alle prime ricostruzioni e alle indiscrezioni che sono trapelate, durante una scena di combattimento con la spada, Burak Özçivit è stato colpito accidentalmente. Non si tratta di un'arma vera, ovviamente, ma di una spada di scena, realizzata in materiali che dovrebbero garantire la sicurezza degli attori. Tuttavia, l'impatto, a quanto pare, è stato molto forte e ha causato un vero e proprio KO all'attore. Immaginate la scena, l'azione frenetica, i movimenti rapidi, l'adrenalina a 1000, e poi, improvvisamente, il colpo. Burak Özçivit è caduto a terra, lasciando tutti i presenti sul set senza parole. Immediatamente sono scattati i soccorsi e l'attore è stato portato in ospedale per accertamenti. Le prime notizie parlavano di un trauma cranico non grave, ma comunque sufficiente a causare un momento di grande spavento. Fortunatamente, dopo una serie di controlli, i medici hanno escluso conseguenze permanenti. Burak Özçivit è stato tenuto sotto osservazione per qualche ora e poi dimesso, con la raccomandazione di riposare e di evitare sforzi eccessivi per qualche giorno. La notizia dell'incidente ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando una vera e propria ondata di preoccupazione tra i fan di Sandokan, ovviamente, di Burak Özçivit. In tantissimi hanno espresso la loro solidarietà all'attore sui social media, augurandogli una pronta guarigione e chiedendo aggiornamenti sulle sue condizioni. L'hashtag cancelletto #GetWellSoonBurak ha iniziato a trendare su Twitter in diverse lingue, dimostrando la portata globale del suo seguito. La produzione della serie, ovviamente, è stata temporaneamente sospesa per permettere a Burak Özçivit di recuperare completamente. Al momento non si sa ancora con precisione quando le riprese riprenderanno, ma si spera che l'attore possa tornare sul set il prima possibile, in piena forma e pronto a regalarci nuove emozioni nei panni del coraggioso Sandokan. La produzione, secondo alcune fonti interne, sta valutando di rivedere le coreografie di alcune scene d'azione, per ridurre al minimo i rischi e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli attori e la troupe. Quello che è successo a Burak Özçivit ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sul set, soprattutto quando si tratta di scene d'azione che comportano un certo rischio. Anche con tutte le precauzioni del caso, gli incidenti possono accadere. E per questo è fondamentale avere sempre a disposizione un team di professionisti pronti ad intervenire in caso di necessità. In questo caso, pare che la squadra medica presente sul set abbia agito prontamente, stabilizzando Burak e trasportandolo in ospedale nel minor tempo possibile. La loro professionalità è stata fondamentale per evitare conseguenze più gravi. L'incidente di Burak Özçivit, inoltre, solleva anche un altro tema interessante, quello della difficoltà del lavoro dell'attore, soprattutto quando si tratta di interpretare ruoli che richiedono una grande preparazione fisica e una forte concentrazione. Dietro un personaggio che vediamo sullo schermo, c'è spesso un duro lavoro, sacrifici e anche rischi che a volte non vengono presi in considerazione. Non si tratta solo di memorizzare le battute e recitare, ma anche di sottoporsi a estenuanti allenamenti, di imparare nuove abilità e di affrontare scene pericolose. Il tutto per rendere l'interpretazione il più realistica e coinvolgente possibile. Burak Özçivit, ad esempio, si è dedicato anima e corpo al ruolo di Sandokan,
allenandosi duramente per essere all'altezza delle aspettative e per rendere il personaggio il più credibile possibile. Ha trascorso ore in palestra, imparando l'uso della spada e perfezionando le sue abilità di combattimento. Ha anche studiato la storia di Sandokan e del contesto storico in cui si muove il personaggio, per comprenderne al meglio la psicologia e le motivazioni. Questo incidente, purtroppo, ci ricorda che anche gli attori più preparati e talentuosi non sono immuni da imprevisti e che il loro lavoro può essere a volte più pericoloso di quanto si possa immaginare. Nonostante lo spavento, però, sono convinto che Burak Oshivit tornerà sul set ancora più determinato di prima a portare a termine questo progetto ambizioso e a regalarci un Sandokan indimenticabile. La sua passione per la recitazione e la sua dedizione al lavoro sono ammirevoli. E sono sicuro che saprà superare questo momento difficile con la grinta e la professionalità che lo contraddistinguono. Fonti vicine all'attore affermano che Burak è già ansioso di tornare al lavoro, non appena i medici gli daranno il via libera. Il suo amore per il personaggio e per la serie è palpabile, e non vuole deludere i fan. Ma non è solo Burak ad essere motivato. Tutto il cast e la troupe di Sandokan sono determinati a portare a termine questo progetto e a onorare la memoria di Emilio Salgari, l'autore del ciclo di romanzi di Sandokan. La serie è stata girata in diverse location esotiche, tra cui l'Italia, la Thailandia e la Malesia, per ricreare al meglio l'atmosfera dei romanzi. La produzione ha investito molto nella scenografia, nei costumi e negli effetti speciali, per offrire al pubblico uno spettacolo visivamente mozzafiato. L'attesa per il ritorno di Sandokan è febbrile. La serie originale, interpretata da Kabir Bedi, è rimasta nel cuore di intere generazioni di spettatori, e il remake con Burak Oshivit promette di essere altrettanto emozionante e coinvolgente. Burak, con il suo fascino e il suo talento, ha già conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, e la sua interpretazione di Sandokan è molto attesa. Questo incidente, però, ha anche aperto un dibattito più ampio sulla sicurezza nei set cinematografici e televisivi. Molte associazioni di categoria hanno chiesto maggiori controlli e misure di sicurezza più rigorose, per evitare che incidenti come questo si ripetano in futuro. Si sta discutendo, ad esempio, della possibilità di utilizzare armature più protettive durante le scene di combattimento e di aumentare il numero di professionisti della sicurezza presenti sul set. Anche i social media hanno svolto un ruolo importante in questa vicenda. Oltre all'ondata di solidarietà verso Burak Oshivit, molti utenti hanno espresso le loro preoccupazioni per la sicurezza degli attori e hanno chiesto maggiori informazioni sulle cause dell'incidente. Alcuni hanno addirittura criticato la produzione per non aver fornito informazioni più dettagliate sull'accaduto. La produzione, dal canto suo, ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui esprimeva il proprio rammarico per l'incidente e assicurava di aver preso tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli attori. Ha anche ringraziato la squadra medica per il suo intervento tempestivo e ha augurato a Burak una pronta guarigione. L'incidente di Burak Oshivit è un promemoria del fatto che il lavoro dell'attore, pur essendo spesso glamour e affascinante, può essere anche pericoloso e impegnativo. Dietro le quinte di un film o di una serie televisiva c'è un duro lavoro, sacrifici e rischi che spesso non vengono presi in considerazione. È importante riconoscere e valorizzare il lavoro degli attori e garantire che la loro sicurezza sia sempre una priorità. E voi cosa ne pensate di questa vicenda? Siete preoccupati per le condizioni di Burak Oshivit? Avete seguito le prime puntate di Sandokan? Fatemelo sapere nei commenti, sono curioso di conoscere la vostra opinione. Qual è il vostro ricordo più bello legato a Sandokan? Preferite la versione originale con Kabir Bedi o siete entusiasti del remake con Burak Oshivit? Credete che la produzione avrebbe potuto fare di più per prevenire l'incidente? Insomma, ragazzi, abbiamo visto un po' la cronaca di questo incidente che ha coinvolto Burak Oshivit sul set di Sandokan. Un incidente che ci ha fatto capire quanto sia importante la sicurezza sul set, quanto sia difficile il lavoro dell'attore e quanto sia amato Burak Oshivit dai suoi fan. Ricordiamo che l'attore è stato prontamente soccorso e che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. La produzione è momentaneamente sospesa, ma speriamo di rivederlo presto in forma smagliante nei panni di Sandokan. Speriamo anche che questo incidente porti a una maggiore consapevolezza della necessità di garantire la sicurezza degli attori sui set cinematografici e televisivi. Siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fin qui.
Ricordate, ragazzi, che il lavoro dell'attore è un lavoro duro e che gli attori meritano il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Adesso tocca a voi. Scrivetemi nei commenti così. Ne pensate di tutto questo? Avete visto le prime puntate di Sandokan? Cosa vi aspettate dal resto della serie? E soprattutto, cosa ne pensate di Burak Oshivit nei panni del mitico pirata della Malesia? Siete d'accordo con la decisione di sospendere temporaneamente la produzione? Cosa consigliereste alla produzione per migliorare la sicurezza sul set? E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Fatemi sapere anche quali argomenti vorreste che trattassi nei prossimi video. Sono sempre alla ricerca di nuove idee e di spunti interessanti per i miei contenuti. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi e di supportare i vostri attori preferiti. E, soprattutto, ricordate sempre di sognare in grande.